Ciao a tutti, oggi pizza. Ma che pizza? Pizza a spicchi, soffice alta con il bordo croccante come senti, ma di tanti gusti diversi, quindi una pizza per tutta la famiglia per accontentare tutti i gusti. Bollosa e buonissima. Iniziamo. Prepariamo l'impasto con 300 g di farina zero, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale, un po' più abbondante. Sciolgo in 240 g di acqua 8-10 g di lievito di birra fresco oppure 3-4 di quello secco e lo aggiungo. Semplicemente giro con un cucchiaio, magari cambio che questo è piccolino e formo un panetto lavorabile, aggiungendo anche un cucchiaio di olio extravergine di oliva ma va bene anche olio di semi, e lavoro con le mani. Se dovesse risultare troppo appiccicoso puoi aggiungere leggermente un po' di farina, così, giusto per lavorarla, una spolverata ogni tanto per renderlo un panetto così morbido ma compatto. Lascio lievitare un'ora e poi faccio le pieghe, una piega. A dopo. Come vedi è già lievitata un po' e quindi faccio le pieghe con le mani a questa volta. Se vuoi puoi bagnarti leggermente le mani in acqua, così non ti rende tutto più facile. Sollevo, tiro e poi ripiego su se stesso, quindi girando così, come vedi, giro la ciotola e riporto sempre l'impasto sopra. Questa è una sorta di piega, oppure puoi fare così: sollevi, sbatti e rigiri. Questo darà più forza all'impasto che non è stato lavorato. Adesso può ricrescere. Lasciamo crescere fino al raddoppio, deve essere almeno raddoppiato di volume, quindi può volerci un'ora e mezza, 2 e poi proseguiamo. A dopo. Ecco, vedi? È cresciuto. Pieno d'aria, grazie alla piega che abbiamo fatto prima. Metto poca farina sul piano e allargo così con le mani. È talmente cresciuta bene che non ci darà problemi nella stesura a mano, ma se vuoi puoi farla anche col mattarello, non ti preoccupare. Metto poca farina su una carta forno e adagio l'impasto, che come vedi è bello grande, quindi allargo ulteriormente. Di circonferenza sarà circa 36-38 cm. Copro e lascio di nuovo lievitare. Questo è importante, questa lievitazione. Lasciamo lievitare una mezz'oretta in modo che diventi bella cresciuta e poi proseguiamo. A dopo. Ecco, vedi? E faccio un bel bordo come fosse una pizza napoletana. Un bordo diciamo fatto da noi, visto che è cresciuta, e con uno stecco di legno oppure un mestolo sottile divido virtualmente, non fino a tagliarla, È talmente cresciuta che come vedi ci rimangono le forme, e divido in 8 spicchi uguali e faccio spazio nel triangolino. Vedi come cresciuta e bollosa, come la tocco escono le bolle, e tutta questa sarà l'aria che poi troveremo nella pizza. Quindi delicatamente facciamo un altro bordo in ogni spicchio, abbassando in modo che poi metteremo il ripieno. Meraviglia. E ci siamo. Ora possiamo condirla a piacere, ognuno può fare il proprio gusto. Io metto alcuni col pomodoro, questo è un sugo di pomodoro già cotto, ma va bene anche il polpa di pomodoro condita con sale e olio, cipolla tagliata e condita con olio, sale e origano. La pizza con la cipolla è buonissima. Poi questo è un esempio, voi andate a gusto vostro personale. Provola o mozzarella, la metto per fare quelle bianche,
e anche su 2 col sugo. Su una metto salsiccia stagionata, sull'altra rossa, quindi senza mozzarella, metto acciughe. Queste sono acciughe piccanti sott'olio, sono buonissime. È immancabile il gorgonzola sulla pizza ai formaggi, quindi quella bianca. Beh, non saprei quale scegliere sinceramente, io li faccio tutti a gusto mio personale, quindi un bel dilemma. Olive nere sulle 2 con acciughe e salsiccia, e poi pomodorini a pezzi conditi, e andiamo di provola e formaggio grattugiato tipo grana. E io mi fermo qui, ma tu, ripeto, puoi farla capricciosa, puoi farla come ti piace, col prosciutto, verdure, eccetera eccetera. Metto l'olio soprattutto dove sono i tagli, schiacciamo ulteriormente perché, come vedi, cresce proprio a vista d'occhio, e una puntina di sugo al centro. Inforniamo direttamente, forno preriscaldato alla massima temperatura del forno, quindi 250 gradi, per 25 minuti più o meno. La metto giù proprio sul piano, io uso la funzione ventilata. A dopo. Guarda che bella, che colore che ha preso, questo grazie allo zucchero nell'impasto, come vi dico sempre. Ed ora andiamo a tagliarla. Senti? Il bordo è croccante. Metto un altro po' di origano, ma non ho purtroppo basilico, ci voleva proprio, ci stava benissimo, ma non ce l'ho purtroppo. Ma se l'avete mettetelo. Darà anche un tocco di colore in più. Pizza a spicchi. E quindi da dove cominciamo? Un bel dilemma. Vabbè, vi faccio vedere l'interno, guarda. Tutto arioso, soffice, alta naturalmente perché è tipo focaccia. E il bordo croccante. Questa è quella con cipolle e pomodorini, è bollente, ma mi sacrifico, dai. Buonissima, una lava incandescente. Buonissima. Rifatela, così accontenterete tutta la famiglia. Intorno al tavolo avrete una bella pizza allegra.